Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi andiamo a chiudere veramente il cerchio del fai da te, perché andremo ad installare, a vedere come si installa, a realizzare un impianto fotovoltaico che avrà lo scopo di alimentare casa, quindi luci, elettrodomestici, frigorifero, tutto quello che vogliamo, scaldare l'acqua, quindi scaldare l'acqua dei boiler, e sceglieremo noi poi la quantità di boiler in funzione della potenza dell'impianto che installeremo. Andremo ad accumulare energia, quindi anche per la notte, e andremo a caricare l'auto elettrica. Veramente con questi 4 step andiamo a chiudere il cerchio della passione del fotovoltaico. È il sogno di tutti realizzare queste 4 cose. Chiaramente ci sono degli accorgimenti, ci saranno anche degli automatismi, quindi tutto ciò avverrà automaticamente. La cosa bella è che questo video descriverà come automatizzare tutto questo, non dovremo andare noi a gestire gli interruttori. A questo punto il video dà una veduta equilibrata, poi sarete voi a decidere, ripeto, se staccarvi dalla rete, vivere off-grid o rimanere attaccati alla rete, ma utilizzare tutto quello che producete, ripeto, per la casa e tutto ciò che c'è nella casa, per scaldare l'acqua, quindi per le docce, per tutto quello che volete voi. E per casa intendo anche posizionare le piastre a induzione e quindi poter cucinare. In poche parole andiamo a eliminare quello che può essere in alcune situazioni il gas. Quindi avremo tutto sull'elettrico, tutto combinato con l'elettrico, tutto in automatico. Vedremo quali sono i dispositivi neanche tanto complessi che andranno a comandare tutte queste funzioni, e alla fine, la sera, quando tornate a casa, attaccate la macchina alla spina della corrente, che sia una box da muro o che sia una presa di corrente dedicata. Andremo a ricaricare di notte l'auto totalmente o per quella percentuale che abbiamo consumato nel tragitto quotidiano. Buona visione e ricordatevi che parliamo di corrente. Se non siete capaci, fatevi aiutare o lasciate perdere, ne va della vostra sicurezza. Questo è lo schema generale che identifica tutti i componenti e le connessioni. È lo schema finale, quindi andremo ad analizzare adesso passo per passo i vari passaggi, considerando la stringa numero 1 e la stringa numero 2, ovvero il percorso che fanno in modo da andare ad alimentare tutta la casa, come vedete qua, luci, frigorifero, TV, eccetera, eccetera, eccetera. Andrà ad alimentare l'acqua calda sanitaria attraverso dei meccanismi tra l'altro molto semplici, e andrà a ricaricare l'auto elettrica. Vediamo quindi passo per passo come avviene l'installazione, ovvero il funzionamento di questo impianto fai da te. Bene ragazzi, questo è il primo schema, ovvero la stringa numero 2 di pannelli fotovoltaici fa fluire tutta la corrente prodotta nell'inverter. In questo caso vedete che l'inverter è anche un regolatore di carica, ovvero è tutto in uno, quindi lui preleva la corrente direttamente dai pannelli, la trasforma, la adatta, la passa alle batterie, ma nel contempo la passa alla casa. Quindi vediamo che l'alimentazione della casa è diretta, ovvero questo inverter, che ha questa caratteristica anche con regolatore incorporato, fa passare direttamente la corrente agli utilizzatori, quindi tutto ciò che avete in casa viene alimentato direttamente dal sole. Attenzione, per alimentare direttamente dal sole bisogna avere ovviamente una potenza di stringa, cioè di pannelli fotovoltaici, tale da soddisfare tutte le richieste della casa. In quel caso lì andiamo ad alimentare direttamente la casa senza passare dalla batteria. L'eccesso di questa corrente viene invece inserita all'interno della batteria. Una cosa importante quindi è già questo primo calcolo, andare a verificare la stringa numero 2 che deve alimentare la casa, deve avere una certa potenza, e l'inverter deve avere a sua volta la potenza per poter alimentare tutti i consumi. Ricordo che per consumi non si intende solamente i consumi stabili, ma anche i picchi, perché sappiamo che un frigorifero da 200 watt
nel momento in cui parte, per mezzo secondo, un secondo e anche meno, va ad assorbire anche 1 kW. Quindi se abbiamo due elettrodomestici da 200 watt che assorbono 400 watt, ma nel momento di accensione assorbono 2 kW, l'inverter dovrà essere di 2 kW, se no andrà in blocco. È anche importante considerare un'altra cosa. Noi dobbiamo sempre partire nel dimensionamento di un impianto al contrario, ovvero la somma di luci, frigorifero, televisione, la caldaia, piuttosto che quello che vogliamo attaccarci, ha un totale di kilowatt, ovvero un consumo giornaliero. È sulla base di questo consumo giornaliero e sulla base dei picchi che noi andremo a scegliere il giusto inverter, della giusta potenza, del giusto spunto che possa soddisfare quindi tutte queste richieste. Quindi verifichiamo tutti i consumi di casa, andiamo a scegliere l'inverter opportuno, dopodiché andiamo a scegliere la stringa numero 2, ovvero quanti pannelli posizionare, tenendo presente che la media di produzione è 5 ore giornaliera. Significa che se io metto 1 kW di pannelli fotovoltaici avrò una media giornaliera dell'anno in pieno sole di 5 kW, quindi con una serie di pannelli da 1 kW produrrò 5 kW, dovrò alimentare l'inverter per soddisfare un consumo di casa di 3-4 kW. Se prendo consumi per 5 kW sarò al limite. Quindi questo dimensionamento parte sempre dalla fase finale, cioè totale consumi giornalieri, potenza dell'inverter in base ai picchi e scelta dei pannelli in base alle 5 ore giornaliere di produzione massima. Vediamo adesso la seconda parte del grafico. In base a quello che abbiamo detto, la stringa numero 2 produce corrente, passa attraverso l'inverter che dà direttamente la corrente agli utilizzatori di casa. A questo punto, se i pannelli producono più corrente rispetto a quella che viene utilizzata da luci, frigorifero, eccetera, passa direttamente, perché questo inverter è anche un regolatore di carica, nell'accumulo. Quando va nell'accumulo carica le batterie. Ecco che queste batterie avranno lo scopo primario, l'abbiamo chiamato accumulo 2, avranno lo scopo primario di avere una riserva di energia per la casa. Attenzione, queste batterie scegliete voi cosa mettere, perché anch'esse devono essere dimensionate rispetto alla stringa 2. Mi spiego meglio. Se produco con la stringa 2, che è 1 kW, su 5 ore giornaliere produco 5 kW, dovrò avere un pacco batterie litio massimo di 5 kW, se no non riuscirò mai a caricarla ogni giorno di sole. Oppure dovrò avere un pacco batterie piombo da 10 kW, visto che posso utilizzare al massimo il 50%. Quindi questa relazione tra la stringa 2 e l'accumulo 2 è importante. A quel punto, quando abbiamo caricato l'accumulo 2 e l'accumulo 2 si riempie, perché la casa non va a consumare quello che i pannelli stanno producendo, entra in ballo il relè. Questo relè è un relè automatico che potete comprare tranquillamente su internet, dove tariamo noi il voltaggio a secondo delle litio o delle piombo, andiamo a dare un voltaggio massimo e stiamo un decimo, un ventesimo di volts in meno rispetto alla carica massima. Quindi i pannelli continueranno a buttare nelle batterie, ma quando il relè sente che le batterie sono cariche un pelino meno, lui si attiverà. Questa attivazione permetterà alla corrente dell'accumulo 2 di passare direttamente all'acqua calda sanitaria ACS. A quel punto o usate resistenze a bassa tensione che vengono attivate direttamente dal relè, oppure frapponete lì dopo il relè un altro inverter piccolo da 1 kW che servirà solamente, avrà solamente lo scopo di scaldare l'acqua calda sanitaria, e lui si attiverà solamente quando il relè gli darà il consenso. Questo boiler sarà di 50 litri, 100 litri, 300 litri, 500 litri, dipenderà innanzitutto dalla stringa 2
quanta produzione farà, dall'accumulo 2 quanta corrente potrà trattenere, ma soprattutto dalla stringa, perché io l'accumulo 2 lo taro, lo scelgo per la casa, quindi luci, frigorifero, eccetera. Tutto il resto che produce il pannello passa dall'accumulo 2 al relè e quindi viene consumato direttamente dall'inverter. Ovviamente se piglieremo un ACS, cioè un serbatoio coibentato per acqua calda molto grosso, dovremo mettere più serpentine, quindi dovremo mettere il dimensionamento dei cavi, dovremo mettere l'inverter da 2-3 kW, sempre quelli portatili, chiamiamoli cinesi, che alla fine costano dalle 50 euro per avere un kilowatt alle 2, 3, 400 euro massimo per avere portate più significative come 3 kW. A questo punto riusciamo con la stringa 2, dimensionata opportunamente, sarete voi a fare tutti i vari calcoli, a scaldare anche l'acqua calda sanitaria, e questo avverrà quando l'accumulo 2 è pieno, quando la casa è a posto e dobbiamo andare a utilizzare la corrente, chiamiamola in eccesso, che la stringa 2 ha prodotto nell'acqua calda sanitaria. Avremo quindi in questo modo un impianto che con un solo pacco batterie andrà a gestire la casa e l'eccesso scalderà l'acqua. Andiamo avanti con il grafico e vediamo in questa terza diapositiva il lavoro della stringa numero 1. Allora, la stringa numero 1, l'abbiamo visto in questo grafico, è dedicata a caricare l'auto elettrica. Quindi avremo la stringa con i pannelli fotovoltaici, un semplice regolatore di carica che deve essere proporzionato alla stringa, un accumulo che abbiamo chiamato accumulo 1, un inverter e l'auto elettrica, qualsiasi essa vogliate. Ora, ovviamente tra tutti questi componenti ci deve essere una proporzione. Partiamo sempre dall'ultima fase, cioè dall'auto elettrica. Se noi abbiamo un'utilitaria molto semplice da 8-10 kW è una cosa. Ora, nella giornata, se abbiamo un andamento cittadino e quindi abitiamo vicino al posto di lavoro, abbiamo consumato 1 kW, 2 kW al giorno, andiamo a implementare l'auto elettrica e sappiamo che ogni giorno ci serve 1 kW, 2 kW, 3 kW, allora l'impianto viene dimensionato per questa auto elettrica. Se invece compriamo una Tesla o una macchina che ha un pacco batterie da 15, 20, 30 kW e facciamo viaggi lunghi, quando torniamo la sera che dobbiamo inserire 10 kW, l'impianto dovrà essere tale da inserire questa quantità di kilowatt. Ecco perché questo grafico è stilizzato, ma poi le potenze in ballo sono completamente diverse. Con l'auto piccola da 8 kW che ne consumiamo 1-2 al giorno è un impianto semplicissimo. Con una Tesla o un'auto di una certa capacità in termini di kilowattora, allora a quel punto lì dobbiamo pensare che la stringa numero 1 dovrà essere tanti pannelli, arriviamo anche a 20-30 pannelli solo per l'auto elettrica. Quindi è un po', diciamo, il concetto di cosa dobbiamo fare che ci guiderà nella scelta di questo impianto. Quindi la stringa numero 1 produce la corrente, il regolatore di carica tarato sulla stringa numero 1 trasforma la corrente e la inserisce nell'accumulo 1. Ora questo accumulo può essere litio, può essere piombo, deve essere ovviamente proporzionato. Dato che questo è dedicato, comunque possiamo usare l'accumulo 1 litio se vogliamo mettere tanta corrente rapidamente all'interno dell'auto elettrica, perché sappiamo che possono essere scaricate anche in C1, cioè in grossi amperaggi. L'inverter deve essere tarato sul tipo di amperaggio che vogliamo dare all'auto elettrica, e in questo modo tra accumulo 1 litio e inverter 1 adatto per le litio andiamo a caricare l'auto in maniera più rapida e possiamo anche scaricare le litio totalmente. Chiaramente se le andiamo a scaricare invece parzialmente sappiamo tutti che dureranno di più. Fate conto che se usiamo le LiFe Epo 4 andremo a scaricare l'80, 85, 90% delle stesse, abbiamo buone probabilità che durino anche 10 anni, invece andiamo a scaricarle al 100%, dureranno molto meno, anche 3, 4, 5 anni. Ora, se noi andiamo a caricare, cioè l'accumulo 1 con l'80, 85, 90%,
Dopodiché andiamo a utilizzare massimo fino al 20%, avremo batterie longeve e andremo a caricare l'auto. Quindi dipenderà molto, ecco perché dico sempre partiamo dalla fine, ma dipenderà molto dall'auto elettrica che abbiamo. Un bel impianto, quindi una stringa 1 molto potente, il regolatore idoneo. Il regolatore è scelta in funzione della stringa, quindi lì non si scappa. Se la stringa 1 non basta, dobbiamo mettere 2 stringhe e non basta un regolatore quindi da 50 A, dovremmo mettere 2 regolatori da 50 A e poi andremo a buttare tutta la corrente all'interno delle batterie. Una cosa importante, se le batterie sono al litio accettano qualsiasi potenza in ampere, ma ricordate che se sono al piombo non possiamo caricarle più del 10, 15, 20% della loro capacità. Questa è un'altra limitazione delle piombo. Quindi andremo a inserire la corrente con una stringa 1 e un regolatore calcolati sulla base dell'accumulo per non dare troppa corrente istantanea e rovinare quindi le celle. A quel punto se facciamo una stringa 1, un regolatore molto potenti, abbiamo invece l'accumulo 1 con le litio, andremo semplicemente a scegliere un inverter potente proporzionato con l'accumulo che darà la corrente all'auto elettrica. Ricordiamo una cosa, per quanto riguarda la carica delle auto elettriche ci sono le wall box, ovvero quelle che vengono comprate specificatamente con i loro inverter e attaccate al muro, e alcune macchine richiedono quelle, mentre ci sono tante auto che hanno semplicemente l'attacco alla macchina che va a una presa di corrente qualsiasi. Queste sono ovviamente preferibili per un impianto fai da te, dove scegliamo tutto noi, pannelli, regolatore, accumulo, inverter, e arriviamo dall'inverter con l'uscita a una presa classica Schuko al quale attaccheremo la macchina. Questo è un canale di fai da te, questo è quello che si può fare, sono esperimenti, idee personali, ovviamente poi ognuno le valuterà e soprattutto, come dico sempre, fate attenzione perché si parla di corrente e ne va della vostra sicurezza. Andiamo avanti con l'immagine successiva. In questa immagine, che è strettamente connessa con la numero 1, noi vediamo i due accumuli. Accumulo 1 è quello che accumulava la corrente per l'auto elettrica e l'accumulo 2 è quello che accumulava la corrente per la casa. Ora, in questa immagine io vi ho fatto vedere una connessione tra i due accumuli che è molto interessante, ovvero quando l'auto elettrica è ferma perché la macchina non circola, l'abbiamo caricata e i pannelli continuano a produrre corrente, l'accumulo 1 è pieno ma la macchina non sta assorbendo, ecco che l'eccesso di corrente passa, ovvero con questo dispositivo che è un charger DC-DC, sarebbe dire è un caricabatterie per corrente continua, ovvero da batteria a batteria. L'eccesso di corrente, e questi charger sono tarabili, quando la batteria di accumulo 1 arriva alla sua corrente massima, ovvero è piena, in automatico questo DC-DC farà passare la corrente all'accumulo 2, perché l'accumulo 2 è quello che si scaricherà sempre di più in quanto è quello che alimenta la casa. Cosa succede? Non sprechiamo, per così dire, anche se il sole è gratuito e non sprechiamo niente, perché è lì che illumina la terra da sempre. Noi abbiamo la carica dell'accumulo 1 e la cessione da questa batteria all'accumulo 2, chiamiamolo l'eccesso di produzione. L'accumulo 2 consuma di più perché? Perché la casa ha sempre della corrente da utilizzare, ha bisogno di più energia dell'accumulo 1, anche se nel momento in cui carichiamo la macchina, ecco che l'accumulo 1 deve dare tutto se stesso per caricare l'auto. Però questo componente, questo DC-DC è interessantissimo e vi sono da 20, 30, 50 ampere, potete acquistare quello che volete, in automatico c'è la taratura del voltaggio, quando l'accumulo 1 arriva a quel voltaggio, il fotovoltaico, ovvero la stringa 1, continua a produrre per l'accumulo 1, ma viene ceduto l'eccesso di corrente all'accumulo 2 che la utilizzerà per la casa. In quest'ultima diapositiva, che è quindi quella iniziale, vi faccio vedere tutto quello che è stato fatto vedere prima a pezzi, ovvero nei vari spezzoni di queste diapositive che ho composto personalmente. Allora, abbiamo la stringa 1, produce corrente, passa dal regolatore di carica e va all'accumulo 1.
Quando questo è pieno, attraverso il DC-DC, ovvero un carica batterie per corrente continua da batteria a batteria, passa l'eccesso di corrente all'accumulo 2 che viene utilizzato per casa. Se invece con l'auto, attraverso l'inverter, colleghiamo e l'auto preleverà dall'accumulo 1 la corrente. Non la preleverà dall'accumulo 2 perché è quello dedicato per la casa ed è quello che si consumerà sempre di più. Ora la stringa 2 va a produrre la corrente, passa dall'inverter con regolatore di carica incorporato e va direttamente in casa agli utilizzi che in quel momento stanno assorbendo. Quando non c'è più il sole o quando gli utilizzi diventano superiori alla produzione solare, a quel punto l'inverter con regolatore di carica preleverà da accumulo 2 la corrente necessaria per la casa. Anche qui, quando la stringa numero 2 produce un eccesso di corrente che quindi ha già caricato l'accumulo 2, noi vedremo l'attivazione del relè che andrà a scaldare l'acqua calda sanitaria. Lì sceglierete voi, come alcuni hanno le resistenze a basso voltaggio che ovviamente obbligano ad avere cavi grossi e tutto il resto, oppure interporrete tra relè e ACS un altro inverter di quelli economicissimi per andare, ovviamente idoneo al tipo di serpentina e di wattaggio di questa serpentina, per andare a scaldare l'acqua calda sanitaria. Questo è l'impianto completo, è il sogno di tutti i costruttori e gli appassionati fai da te di energia alternativa. In questo modo abbiamo una casa autonoma. Chiaramente la spesa da sostenere è elevata se noi vogliamo grandi cose, ovvero auto potenti, case piene di elettrodomestici. La spesa invece è molto contenuta se dobbiamo alimentare cose più semplici. Sta a voi, sta ai vostri budget, sta alla vostra accortezza andare a scegliere quali di questi componenti acquistare e tenere le potenze sotto controllo in modo da avere un impianto completo e bello. Chiaro, se non avete limitazioni di soldi potrete prendere stringa 1 30 pannelli, stringa 2 30 pannelli, accumulo 2 30 kW, accumulo 1 40 kW, avete speso una cifra ma siete autonomi con tutto ciò che volete fare. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video, spero sia stato utile e spero riusciate a realizzare un impianto di questa tipologia per chiudere il cerchio, per avere praticamente dal sole, dall'energia di questo pianeta meraviglioso, tutto ciò che vi serve senza inquinare. Iscrivetevi quindi al canale se è vostro piacere farlo e al prossimo video.